Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche per amore e passioni di novembre 2025. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici del Sagittario. È una carta che ci parla di una forte intuizione che potreste avere nel periodo. Di solito quando c'è la sacerdotessa è perché si riesce a vedere al di là del giusto o sbagliato, al di là dello schema. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come incastrare questi 3 oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e il numero di telefono, e in più sempre nella descrizione ci sono i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Comunque avete tutto nella descrizione del video oppure sulla pagina web. Bene, ok. Partiamo con un 4 di pentacoli. Abbiamo la torre, un re di pentacoli, la stella, regina di spade, la morte, abbiamo il mondo e un fante di pentacoli, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo un po' come si muove l'energia del mese e dopodiché andiamo a fare i vari esempi per i single, le coppie di lunga data, piuttosto che le persone che sono in una relazione un po' particolare, magari non definita, piuttosto che a distanza, ok? Dunque, diciamo che partire con questo 4 di pentacoli al contrario e la torre mi suggerisce come un punto e a capo. Allora, qui è uscito un fante di pentacoli, un'altra carta per il 4 e un mago. Quindi andrei a vedere anche la torre. Cinque di pentacoli e matto. Allora, qui si potrebbe trattare di una nuova relazione che inizia, ragazzi, o un nuovo passo all'interno della relazione. Adesso dipende un attimino dal tipo di situazione di ognuno, però sembra che ci sia come un qualche cosa che inizia o dopo, passatemi in termine, una catastrofe, perché c'è la torre più che tutto, oppure come se qualcuno fosse disposto, perlomeno all'inizio del mese, quindi all'inizio di novembre, di... Sì, io ho come l'idea che sia un inizio dopo una destrutturazione, una sorta di resa, ok, le cose sono così, non posso fare diversamente, lascio andare e vado per questo nuovo inizio. Ci sono 3 carte che mi parlano di nuovi inizi, e con questo 4 di pentacoli ho come l'idea che qualcuno proprio lasci andare qualcosa, ci sia come un distacco, per qualcuno potrebbe anche essere un'accettazione. Andiamo a vedere questo re di pentacoli. Regina di coppe e 7 di bastoni.
Questo re di pentacoli effettivamente potrebbe rappresentare la persona di interesse o una persona verso la quale nutrite un interesse. Secondo me anche più di un interesse, ragazzi, però comunque è come se vi sentissi un po' senza forze, sinceramente. C'è tanto entusiasmo, ok? Nel senso che c'è comunque il matto, anche il mago, si parla appunto di nuovi inizi, della voglia di fissare un nuovo obiettivo, infatti qui avete anche la stella tra le altre cose. Però con questo 4 di pentacoli girato a testa in giù e questo 7 di bastoni, sento che un po', diciamo così, vi lasciate un po' trascinare dalle cose. Cioè, difatti poi arriva la stella, è come se doveste puntare un obiettivo. Voglio arrivare a quel tipo di risultato e faccio quello che è necessario per arrivare a quel tipo di risultato. Vi dico che qui effettivamente potrebbe iniziare una relazione, una nuova avventura, potrebbe essere un nuovo capitolo della relazione. Andiamo a vedere la carta della stella. Un'altra volta la stella. E un 8 di spade al contrario. Allora, qui ragazzi si tratta, come vi dicevo prima, sì, di puntare un obiettivo che sia comune, quindi un obiettivo di coppia volendo. Se siete single potrebbe essere l'obiettivo non lo so, non scendo a compromessi con me stesso o con me stessa e la prossima persona che arriva deve essere A, B, C, D. Se non è così, niente. Una specie di patto, se vogliamo. Cioè, io sento che nel mese di novembre è come se arrivasse una nuova speranza sul fatto che le cose possono essere diverse. Ok? Probabilmente gioca a vostro favore questa torre perché la torre è la caduta dell'ego, quindi è come se avesse destrutturato delle credenze, delle convinzioni, delle certezze. E qui, con la carta della stella, arriva un nuovo obiettivo, una nuova speranza. Tenete presente che la carta della stella parla anche di canalizzazioni, e anche qui avete la sacerdotessa, che è una carta che parla comunque di, sì, di intuizione, di canalizzazione. Quindi vi dico, a qualcuno potrebbe proprio arrivare un'ideona ho come l'idea, ho sentito la parola spettacolo, quindi potrebbe essere come un momento, diciamo, gioioso della coppia, dove andrete a teatro, piuttosto che al cinema, piuttosto che a qualche evento importante, magari uno show di commedia. Cioè, ho come l'idea che il recarvi in questo posto nuovo dove appunto potreste vedere un'opera piuttosto che dipende da quello che vi piace, potrebbe effettivamente darvi l'illuminazione, darvi diciamo quel punto di vista che fino ad adesso con la torre così vi è un po' mancato. La torre porta via, di solito quando arriva la torre è perché l'universo ci sta reindrizzando, ok? Ehm, la torre appunto destruttura quello che già c'era, ma perché non è in allineamento con noi. E qui arriva come una nuova speranza, un nuovo punto di arrivo. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo un papa e un carro. Mm. Dunque, ragazzi, qui ci potrebbero essere vari fattori ehm, che influenzano la relazione o la situazione. Ci arrivo poi dopo quando vi parlo dei singoli settori. Andiamo a vedere la morte. Abbiamo un 9 di spade. E un 6 di pentacoli. Io credo, ragazzi, che siate stati o sarete, dipende se questa torre succede già a fine ottobre, a inizio novembre o potrebbe essere, secondo me, massimo metà novembre.
e dipende sempre dalla decade in cui siete nati, ma lo spiego nella guida di cui trovate il link qua sotto. Allora, secondo me quello di cui non vi rendete conto è che nonostante, perché comunque ce l'avete, un 8 di spade, avete un 9 di spade qui, avete un 5 di pentacoli qui, nonostante quello che è la vostra percezione della realtà, secondo me il potenziale di questa relazione nel mese di novembre è ben stabile. Mm? Cioè, diciamo che tanto si dà, tanto si riceve, è abbastanza in equilibrio. Io stabile lo intendo in questo senso, non stabile nel senso che, boh, ho conosciuto una persona e mi fidanzo con questa persona, ok? Perché prima bisogna conoscerla, eccetera. Però la stabilità, l'equilibrio più che stabilità, qui è dato dal fatto che c'è come un nutrimento reciproco. Andiamo a vedere il mondo, perché è una carta bellissima. La torre. E un 4 di bastoni, ragazzi. C'è un compimento, un risultato qui che arriva con la carta del mondo. Andiamo a vedere anche il fante di pentacoli. Dieci di spade e 10 di bastoni. Che interessante. Perché queste tre carte sono tutte e tre al contrario. Allora, ragazzi, secondo me c'è qualche cosa qua che va destrutturato, che va cambiato, che va modificato. Secondo me riuscirete anche a raggiungere abbastanza, non a pieno, però abbastanza quel tipo di risultato cercando di valutare le cose nel lungo periodo, come vi dice la sacerdotessa. Allora, diciamo che quello che all'inizio del mese potrebbe sembrare in bilico, potrebbe sembrare, come vi posso dire, lì lì per cadere, secondo me per adesso fino a fine novembre non casca, non si interrompe quella conoscenza, quella relazione, quel flirt che avete. Poi adesso anche lì dipende un attimino dal gruppo. Anzi, andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dai single. Secondo me, ragazzi, per i single può esserci un bel inizio, una bella avventura, una bella relazione. Può esserci come l'inizio, vi dirò, ho come la sensazione che questa persona potreste conoscerla in un corso dove si praticano alcuni hobby. Potrebbe essere un corso di specializzazione. Ho l'idea che potrebbe essere una persona un po' al di fuori dei vostri schemi. È per quello che secondo me c'è questa torre, cioè è un po' come se vi sentiste attirati da una persona che non c'entra niente con voi. Magari voi siete persone che vestono in modo, insomma, classico, normale, e questa persona veste in modo più che stravagante. Però non importa, io sento come se foste ben attirati da questa persona, anche perché vi dico che secondo me è una persona molto concreta, è una persona che quando vi dice qualche cosa è perché è quello. C'è come una sorta di nuovo entusiasmo, se vogliamo, nella vostra vita, grazie proprio alla conoscenza di questo personaggio. Io sento che vi ritorna un po' la grinta di fare cose, vi ritorna un po' la speranza, qui avete due volte la carta della stella, questa voglia di guardare al futuro, di fare programmi, di fare progetti, e vi dico che secondo me è una relazione dove c'è come uno scambio, ok? La vostra saggezza serve all'altra persona e la saggezza dell'altra persona
serve a voi, sebbene siano cose del tutto diverse, perché ho più la sensazione che voi siete un po' più impostati, mentre l'altra persona è un po' più... Dire libertina non è la parola giusta, ehm, più, come vi posso dire, esplosiva, mi verrebbe da dire. Cioè un po' come se voi foste un po' più calmi e l'altra persona molto più esuberante e vi trascinasse in questa sua esuberanza, ridandovi un po' questa speranza, questa voglia di vivere, questa voglia di, ah sì, allora c'è qualcuno là fuori per me, allora anch'io posso finalmente essere felice. Cioè, vi dirò, guardate nel lungo periodo perché secondo me questa persona potrebbe essere veramente interessante, potrebbe darvi molto. Quello che mi viene da dirvi è di non farvi troppo prendere. Qui avete un 9 di spade, qui avete un 8 di spade. Dai pensieri negativi. Il 9 di spade è una di quelle carte che ci dice che siete preoccupati per un qualche cosa che è già successo nel passato e che avete paura che si ripresenti. Però normalmente quando siete in questo tipo di energia ricordatevi sempre che voi siete diversi da chi eravate anche solo una settimana fa. Ok? Quindi quando c'è un qualche tema del passato che ci preoccupa, primo lo abbiamo già vissuto e quindi nel presente lo sappiamo riconoscere e secondo è facile che lo si sappia anche gestire. C'è come bisogno di pulirsi da queste preoccupazioni, lasciare indietro quelle che sono i pensieri negativi, mi verrebbe da dire, e focalizzatevi sul io ti do tanto, tu mi dai tanto, perché questo permette alla relazione di creare un equilibrio, una stabilità, una continuità. Mm? Potreste essere anche una coppia piuttosto romantica, vi dico, e concreta. Io sento tanta concretezza in questa nuova relazione. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Per le persone, ragazzi, che sono in coppia, mm, ho come l'idea che ci sia un momento dove si trema in questo mese, ehm, nel senso che qualcuno potrebbe spingere per arrivare ad un dunque, per arrivare allo step successivo della relazione, che per qualcuno fa riferimento all'ufficializzazione della relazione, per qualcun altro fa riferimento al passare del tempo insieme, per esempio con un viaggio, quindi farsi 10-15 giorni vissuti proprio insieme, e per qualcun altro, magari se è da un po' che vi frequentate, potrebbe proprio parlare dell'andare a vivere insieme. Non sento tanto il comprare casa perché è come se fosse in un momento un po' difficile a livello economico, però sì, potrebbe essere un andare in affitto piuttosto che trasferirsi l'uno a casa dell'altro. Devo dire che secondo me all'inizio del mese potrebbe sembrare un po' tutto perduto, un po' tutto perso, però nel corso del mese, grazie anche a questa stella, a questo voler guardare al futuro, ah, qui l'otto di spade è girato al contrario, quindi è come se si lasciassero indietro certi pensieri, anche qui avete la morte, dovete proprio trasformare il modo di pensare, questi pensieri negativi mandateli via. Ogni volta che voi fate pensieri negativi attirate energia negativa, quindi se volete attirare energia positiva disciplinate il modo in cui pensate e il modo in cui parlate, scegliendo proprio le parole, Devo dire che secondo me si arriva a un traguardo importante a novembre con il o la vostra partner, ok? Quindi se in un principio poteva sembrare che le cose non andassero bene, o meglio, potrà sembrare che le cose non vadano bene, entro fine mese secondo me si ritrova un buon equilibrio di coppia. Per le persone invece che sono in una relazione più o meno a distanza indefinita o clandestina, Ehm,
Credo che sia ora, ragazzi, di arrivare ad un punto, ad un dunque, ad un tirare le somme. Io non credo che questa relazione vi abbia dato grandi soddisfazioni, magari sì, però considerate un po' le carte che ci sono, io ho la sensazione che vi stiate ostinando a rimanere nella relazione. Io ho come l'idea che non sia tanto fluida, perlomeno nel mese di novembre. Qualcuno potrebbe addirittura arrivare a pensare di mollare tutto, di lasciar perdere, che non valga la pena. Ehm, Però io ho anche la sensazione che, come vi posso dire, stiate un po' troppo sotto l'altra persona. L'altra persona scrive un messaggio, dopo 30 secondi siete lì che gli scrivete. E non lo so, l'altra persona ha bisogno di qualcosa, tac, voi glielo date. Cioè siete un po' troppo, come dire, disponibili, le state un po' troppo sotto, diciamo così, e questo non è tanto sano. Cominciate a togliervi certe responsabilità da dosso, cioè riprendetevi un po' la vostra individualità. Secondo me ci sono possibilità che in un futuro possa cambiare la situazione, ma nel mese di novembre non vedo molta linearità per quello che riguarda il vostro gruppo. Ci potrebbero essere come delle incomprensioni, delle buche, cioè nel senso che magari vi danno appuntamento o vi date appuntamento e poi all'ultimo minuto viene posticipato per X motivi. Però un'altra cosa che mi viene da dire, per le persone che sono del terzo gruppo, non siate così tanto ingenui, anche per voi. Guardate nel lungo periodo. Secondo voi l'atteggiamento che ha questa persona nel lungo periodo può cambiare? Perché se la risposta è sì, allora vale anche la pena. Però se la risposta è no, cioè che questa persona resta così e la relazione non vi soddisfa, fatevi qualche domanda. Perché mi sono attaccata o attaccato all'ideale di stare con questa persona? Perché si è presentata bene, perché mi attira fisicamente, perché ci parlo bene, va bene, ma sono, come diceva la mia professoressa di ragioneria, sono condizioni necessarie ma non sufficienti a creare una relazione in armonia. Va bene ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi dicono. La Phoenix, guardate, qui avete la morte, nuova fase. Qui vi dice di cambiare la vostra mente, c'è un momento di crescita, un momento di trasformazione che effettivamente sono proprio i significati anche della morte che abbiamo qui. Andiamo a vedere ancora un angelo. Alchimia, c'è una forte attrazione magnetica tra voi. Questo io lo sentivo, ragazzi, c'è proprio questa calamita che vi attira, ma avete bisogno di cambiare un po' il modo di pensare, quello che vi dicevo prima, di rinnovarvi. Mm? Andiamo a vedere ancora una fatina. Due fatine. Qui abbiamo... aspetta per l'inverno, ragazzi. Qui vi dice che durante l'inverno questa fatina vi aiuterà a manifestare i vostri desideri del cuore più profondi, così come le vostre intenzioni sono per il più alto bene di tutti. Tenete presente, anche la Cabala lo dice, che se desiderate solo per voi siete egoisti. Quindi desiderate in grande, desiderate per il bene della collettività, per il bene della coppia, della famiglia, dell'ufficio, quello che vi pare. Però più, diciamo così, manifestate in grande e più è facile che l'universo vi, vi aiuti a manifestare. E qui abbiamo divinazione. Abbraccia il potere della divinazione che è particolarmente forte in questo momento e infatti avete la sacerdotessa. Hai l'abilità di vedere la situazione corrente con una chiara e cristallina, con una limpida e cristallina chiarezza. Bellissimo ragazzi, ma perché? Perché avete la sacerdotessa è colei che vede al di là del giusto o sbagliato, cioè
È colei che ha il terzo occhio completamente aperto, non vede solo una metà come nella luna, quindi non è, diciamo così, soggetta alle illusioni, ma ha una visione, che sono due cose diverse. E lo spiego nella sezione degli abbonati. Tra l'altro ho appena pubblicato un video la settimana scorsa che parla di questa cosa qua. Ragazzi, fatemi sapere se vi risuona la lettura e se comunque volete sostenere il canale mettete like, hype, iscrivetevi, condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione per spiegare come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Come detto prima, lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso l'abbonamento al canale. Potete abbonarvi oggi, disabbonarvi domani e comunque restate attivi 30 giorni per vedere tutti i video che riuscite, è il costo di una pizza, ragazzi. Però in quella sezione tratto metafisica, metamedicina, le credenze limitanti, meditazioni per pulire il campo energetico, chiaroveggenze, insomma tutto quello che è intorno allo studio dell'esoterismo, mettiamola così. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!